amici della Vergine, cari amici con l'ascendente Vergine, benvenuti al grande oroscopo 2023 e benvenuti a benvenuti a un 2023 che sarà un anno di grande cambiamento, ma contrariamente a quanto uno teme quando arriva Saturno opposto, perché quella è la paura della Vergine e dell'ascendente Vergine, contrariamente alle paure che un Saturno contro può portare, in realtà quest'anno si dispone, anche grazie a Giove, grazie a Urano e grazie al nodo nord, come un anno che invece potrà cambiarvi la vita in meglio se sarete disposti a appendere il cappello al chiodo o comunque a selezionare e ad impegnarvi in una situazione. Ma veniamo subito a capire che cosa porta quest'anno, perché è un anno veramente generoso, soprattutto a partire dalla primavera. Perché? Perché i primi 3 mesi di questo 2023 seguono un po' il trend, la scia del 2022, nel senso che iniziano con dei transiti simili, perché casualmente nei primi 3 mesi avrete Saturno in Acquario e Marte in Gemelli come la seconda parte del 2022, ma l'anno inizia con un Mercurio retrogrado, vostro governatore. Questo è un Mercurio retrogrado importante per tutti, ma ovviamente per chi è nato con un governatore come Mercurio ne risente di più. Allora, Mercurio sarà in Capricorno, sarà retrogrado dal 29 dicembre, quindi il portale di Capodanno è tutto con Mercurio retrogrado in Capricorno, congiunto a Plutone, dal 1 gennaio fino al 18 gennaio. Quindi quello è un tempo per voi di grande revisione, proprio di pensieri, di modo di vedere le cose, di modo di intendere i sentimenti, il divertimento e la creatività e i figli. Queste sono le 4 le 4 simbologie che il 2023 vi aprendosi in quel modo particolare vi chiede di perfezionare e correggere. Volendo ci metterei la fortuna, cioè il rapporto con la fortuna, correggere il tiro con il rapporto con la fortuna, il che equivale a dire di sapere che la fortuna aiuta gli audaci e a smettere con il pessimismo e con il disfattismo, perché è un lato ombra della Vergine, dell'ascendente Vergine, l'essere insicuri, il pensare che le cose per voi non sono mai come per gli altri, c'è sempre quella vena di miscredenza, di un po' di pessimismo, di disfattismo, che poi è anche un modo di proteggersi, perché avete paura che sperando tantissimo e rimanendo delusi poi la delusione sia più cocente, allora è sempre meglio non aspettarsi chissà che. Questo è tutta una serie di ragionamenti che chi ha dei valori importanti in Vergine fa. Mercurio retrogrado in Capricorno, congiunto a Plutone, che quindi vi chiede proprio di cambiare il pensiero, proprio di cambiare la mentalità, vi dice di capire che il pessimismo e il disfattismo non vi faranno mai un terreno fertile per la fortuna, e quindi di usare un po' la legge d'attrazione, perché ve lo dice un mezzo ascendente Vergine, funziona ed esiste, e funziona anche quando noi non pensiamo di non usarla. Quindi se non correggiamo i pensieri potrebbe arrivarci quello che distrattamente e incessantemente abbiamo pensato. Cambiare le abitudini, perché poi per il segno della Vergine significa invece di avere l'abitudine di pensare tanto non arriva nulla, è importante iniziare a prendere l'abitudine, tanto non costa nulla, di dire va tutto bene, o comunque la vita è piena di cose meravigliose che mi arrivano.
se immettete, questo nel vostro caso suggerisce Mercurio congiunto a Plutone, proprio di usare il potere personale per farvi del bene e non per farvi del male. Quindi è un anno che si apre con una consapevolezza importante, ovviamente quel Mercurio retrogrado su Plutone, oltre ad insegnarvi ad usare il potere della mente, no? A cercare, insomma, a spingervi ad usare il potere della mente, perché veramente quello che pensate potete creare, soprattutto i figli di Mercurio, Vergine e Gemelli hanno questo immenso potere perché gli è stato conferito dall'universo, come ogni segno c'ha il suo, c'è chi c'ha il segno, c'ha la capacità di guardare dentro, la telepatia, di sentire le cose prima, bla bla, voi insomma, no? Avete un grande potere nel pensiero, usatelo bene. Anche dal punto di vista dell'amore c'è una rettifica. Ragazzi, ovviamente o un modo vostro diverso, magari no, finora avete sempre aspettato qualcuno o finora vi siete sempre approfittati di qualcuno che vi aspettava sempre. E adesso l'anno inizia insegnandovi a correggere il tiro, cioè con magari a non farvi abusare nella disponibilità o a non abusare voi nella disponibilità degli altri. Questo è perché Mercurio è congiunto a Plutone. Se volete e non l'avete ancora visti e volete approfondire gli insegnamenti di Plutone in Capricorno segno per segno, sul canale ci sono due video con le previsioni segno per segno. Quindi dicevamo, c'è un modo l'anno inizia correggendo i sentimenti, il modo di pensare, pessimismo, il potere del pensiero, usarlo in maniera più consapevole, quindi legato ad esso la fortuna. Se siete dei creativi, visti i transiti che verranno, se lavorate nell'arte, nelle creazioni, ragazzi, nelle produzioni, se siete dei content creator, ci sono delle grandi novità che arriveranno a partire da marzo, questo 2023, proprio a livello di soci, di collaborazioni, di situazioni, di progetti, e questo lo capirete subito in gennaio. Però prima di esordire, dare comunicazioni, cambiare, lasciare qualcuno o dichiararvi a qualcuno, aspettate almeno il 19 gennaio. Questo è importante perché con Mercurio retrogrado, soprattutto poi in Capricorno, quindi legato proprio al concetto di tempo, di attesa, di consapevolezza profonda, è bene rivisitare e organizzare le cose del passato, no? Sistemare tutte le nostre pendenze che ci portiamo dietro dal 2022, anche da prima, insomma, no? Perché poi può tornare qualsiasi cosa che noi abbiamo lasciato in sospeso, che l'universo decide che insomma è ora di risolvere. E poi insomma, quindi se avete dei progetti, se potete, non iniziateli prima del 18 gennaio. Questa è. Il 18 Mercurio torna diretto, il 22 Urano strepitoso in Toro, strepitoso perché riprende il moto e perché forma un trigono con Mercurio. Non è particolarmente strepitoso Urano in Toro, ma ci stiamo palleggiando dal 2018, quindi lo sappiamo già, non cambia nulla. Quindi tra il 19 e il 22 gennaio la vita riprende e riprende bene, perché le cose decise, le nuove consapevolezze, tutte le cose attese che erano così sospese dal 2022 iniziano a convogliare positivamente verso di voi. A febbraio avete una consapevolezza diversa, c'è una luna piena il 5 febbraio c'è una luna piena in Leone, opposta a Saturno, e lì vi scatta qualcosa, succede qualcosa dentro di voi, gli altri non lo vedono e finalmente è come se fosse finito il tempo in cui dovete sopportare. E qui è una questione proprio di lavoro, questa è legata molto alle sfere lavorative. È molto probabile che dopo questa lampadina che si accende, no? Questo potere personale che si accende dentro di voi, iniziate a muovervi, iniziate a guardarvi in giro, iniziate a prendere contatti. Da marzo cambia tutto. Da marzo Saturno in Acquario passa nel segno dei pesci.
passa nel segno dei pesci e Marte passa nel segno del cancro. Ragazzi, il cancro è un amico, e quindi arrivano degli amici, molto probabilmente dalla cerchia delle amicizie, o comunque venite chiamati da un progetto, a lavorare ad un progetto, e molto probabilmente cambiate lavoro. Cambiate lavoro, cambiate location, cambiate squadra e c'è il miglioramento. Ragazzi, c'è il miglioramento. Nel frattempo Saturno opposto in pesci, ovviamente i primi giorni non si sentirà, tutto l'anno però Saturno rimarrà intorno alla prima decade, quindi lo percepiranno particolarmente i nati in agosto, tutte le persone che hanno l'ascendente, la luna, nei primi 10 gradi della Vergine, ma secondo me lo sentiranno tutti, perché quando Saturno è entrato in Acquario, cioè io che ho il Sole alla fine, all'ultimo secondo, all'ultimo grado del Toro, l'ho sentito subito, quindi cambia l'energia. E iniziamo a parlare di quello che accade. Dimenticavo di dirvi che a marzo c'è un altro cambiamento, un altro cambio di guardia, cioè dopo 7 mesi di Marte in Gemelli, Marte passa in Cancro, Saturno dopo 3 anni in Acquario passa in Pesci e Plutone entra nel segno dell'Acquario. E va a cambiare tutte le cose, va a trasformare il vostro quotidiano e il vostro lavoro, portando dei cambiamenti laddove alcune cose sono morte e finite. Se nel vostro quotidiano sono finiti in questi 3 anni di Saturno in Acquario dei rapporti di lavoro, delle abitudini, delle situazioni, uno stile di vita, ragazzi, qualsiasi cosa che caratterizzava il vostro quotidiano, il vostro modo di fare, se è finita, cioè proprio è arrivata a un punto che non si può più andare oltre, quindi se lavoravate in un posto si è abbassata la saracinesca, se andavate in un posto ha chiuso, non so come dirvi, no? Nel vostro quotidiano ci devono essere, sicuramente sono aumentate le pesantezze, i doveri e qualche preoccupazione negli ultimi 3 anni. Adesso con Plutone che entra 3 mesi in Acquario, perché è un capolino veloce, dal 24 marzo all'11 giugno, inizierete timidamente, perché poi lo farete negli anni a seguire, a liberarvi di queste abitudini morte e sepolte e a regalarvi in punta di piedi nuove libertà. All'inizio per voi può essere un qualcosa di destabilizzante, perché la Vergine è abitudinaria, la Vergine è rutinaria, quindi anche se una cosa ci scoccia abbiamo difficoltà poi a cambiarla, e a volte lo fa, chi ha pianeti in Vergine lo fa, continua a fare una cosa che gli è pedante ma non riesce a mollarla, perché gli è entrata dentro, gli è entrata in quel macchinario. Infatti la salvezza della Vergine è imparare a fermarsi, Vergine, ascendente Vergine, luna in Vergine, è imparare a fermarsi, quindi a uscire dalla routine, a interrompere questa reiterazione, questa coazione a ripetere, fermarsi e dire perché lo sto facendo, un senso, c'è un'alternativa, ecco, trovare l'alternativa. E qui entrano Plutone in Acquario, che piano piano, per fortuna che Plutone impiega 14 anni a percorrere un segno, perché proprio lo fa come una briciolina alla volta, cioè non immaginiamoci scenari, no, di rivoluzioni, è più a livello sociale che Plutone muove delle rivoluzioni, e probabilmente le vedremo, ma insomma poi ci dedicheremo un video. A livello proprio individuale crea una piccola piuma su un'altra piuma, e poi quando arrivano magari altri transiti ad andarci su, succedono cose. Per fortuna, purtroppo per fortuna, Saturno e Plutone non si incontrano, anzi si passano il testimone. Uno esce dall'Acquario e uno entra, perché certo, sicuramente se si fossero sommati o se si fossero incontrati anche con Giove, avrebbero innescato una miccia che avrebbe stressato molti segni, soprattutto quelli di terra, perché avrebbe portato dei cambiamenti, delle rivoluzioni, delle cose abbastanza improvvise, per cui uno si doveva abituare, era chiamato ad abituarsi e quindi a stressarsi a una novità in tempi stretti. Questo non accadrà, e quindi questa è una cosa buona.
La cosa che la Vergine sentirà più di tutti è Saturno quest'anno, perché ripeto, Plutone entra in punta di piedi, Marte è un amico che per circa 2 mesi dà una mano, ma Saturno a un certo punto chiede di far ordine nella propria vita, nella vita sentimentale, lavorativa ovviamente, proprio nei rapporti con gli altri, di non essere caotici, proprio di mettere ordine ai nostri eccessi, alle nostre emozioni, quindi di imparare a disciplinarle e a fare una scelta. Perché? Perché la Vergine ha un lato ombra in pesci, quindi nonostante la nominata di precisino, no, affidabile, pignolo, poi se vai a vedere ha una parte di vita che è un caos. Questo è una costante perché è lato ombra in pesci, no? Quindi magari nelle relazioni ci può essere un sovraffollamento, perché i pesci, mare magnum, quindi non è difficile magari trovare alcuni pesci, ascendente pesci, che nei porti, vedi il discendente, no, alcuni vergine, scusate, o ascendente vergine con un discendente in pesci, avere, non dico come il marinaio, una donna in ogni porto, però insomma no, il discendente in pesci dà l'idea della moltitudine, ma che poi non è detto che sia necessariamente praticata, magari è sentita, magari è immaginata, magari ci sono dei pesci che amano più persone, che hanno una chimera, così un sentimento idealizzato e poi hanno una vita completamente rutinaria. Diciamo che la fantasia è difficile da imbrigliare, ok? Questa è la cosa. Saturno chiede quello, ordine. Nella misura in cui la Vergine, l'ascendente Vergine, la Luna in Vergine riusciranno a disciplinare le proprie emozioni, a ordinarle, no? A dargli una forma, una struttura, un senso, e quindi a non esserne sopraffatti, perché a volte alla Vergine accade questo, all'ascendente Vergine accade questo, alla Luna in Vergine accade questo, cioè che hanno una routine rigida, sono critici, poi a un certo punto forse il tasso di stress è alto perché non si concedono, non soddisfano la propria emotività, a volte la negano addirittura, no? Perché la trovano scomoda e perché la verità è che non gli esce facilissimo gestirla. Allora a un certo punto, quando non ne possono più, mollano gli ormeggi e si fanno travolgere così da qualcosa. Poi la mareggiata rientra e rientrano nella loro routine, mettiamola così. Quindi cercano di portare ordine nel disordine. Se non volete essere sopraffatti dal transito di Saturno, ne avremo per 3 anni, c'è poco da fare, bisognerà essere consapevoli, osservarsi, un passo alla volta, un giorno alla volta, osservare le proprie intemperanze, chiedersi perché sto facendo questo, imparare a fermarsi e disciplinarsi. Nei rapporti selezionare, la parola d'ordine sarà selezionare. Se la Vergine, l'ascendente Vergine e la Luna in Vergine non selezioneranno, avranno probabilmente dei problemi, soprattutto riporranno le loro speranze in qualcuno che potrebbe fare un nulla di fatto, e questo è un grosso problema, cioè un grosso peccato. Perché? Perché da maggio, siamo arrivati a maggio, no? Marte, abbiamo detto che Marte da marzo a maggio ci porta degli amici che ci fanno cambiare lavoro, ci fanno proposte interessanti, ci tirano dentro a un progetto o ci presentano qualcuno di molto carino. Da maggio Giove entra in un segno favorevolissimo, nel segno del Toro, si congiunge col nodo nord, fa cose molto belle, si congiunge con Urano e potrebbe cambiarci la vita. Le consapevolezze sentimentali che abbiamo avuto a inizio anno ci possono far o consolidare proprio un sentimento che è nato a inizio anno, o siamo andati a recuperare qualcuno che scioccamente avevamo mollato indietro e capiamo che è la persona giusta per noi. Insomma, in un modo o nell'altro l'amore per un anno può darci delle grandissime soddisfazioni se noi sappiamo scegliere bene
se noi scegliamo persone affidabili, se noi scegliamo chi non scompare, perché da quando c'è Nettuno in Pesci, 2011 se non erro, Vergine, ascendente Vergine, ma anche la Luna in Vergine, Venere in Vergine, Marte, tutti, pure chi non lo so, qualsiasi segno in Vergine, ha avuto a che fare con persone o proprio dei prestigiatori, delle prestigiatrici, gente che appare, scompare così secondo la luna del momento, o dei bugiardi patologici, insomma persone non proprio sincere, o comunque situazioni di ambiguità, di non chiarezza, no? E adesso i nodi vengono al pettine, quindi se c'è qualche filibustiere, se c'è qualche soggetto che non si comporta bene, ragazzi, nei prossimi 3 anni con Saturno in Pesci su Nettuno, chi non merita non resterà nella vostra vita, no? Cioè questa è una grande epurazione. Ovviamente Saturno non è cattivo, è severo ma giusto. Chi ci fa solo perdere tempo, chi promette ma non mantiene per secoli, per anni, è chiaro che insomma vale quanto le sue parole, quanto la sua inaffidabilità, e chiaramente Saturno ce lo toglierà. Se uno approfitta di un Saturno in settima e un Giove in quinta, ragazzi, fa bingo. Fa bingo perché Giove manifesterà da maggio 2023 a maggio 2024, manifesterà le persone porterà delle persone molto interessanti, e se noi abbiamo il buon senso, no? E la consapevolezza di lasciare andare chi ci fa perdere tempo, ma che magari è entrato nella nostra routine e quindi vorremmo tenercelo alla chetichella, se riusciamo ad essere persone tutte di un pezzo, rette, corrette, responsabili, mature, se riusciamo a fare una scelta verso chi è meritevole e non verso chi ci prospetta un sogno che però è soltanto in chiacchiere o nelle assenze, ecco, ci dà il tempo di sognare perché non c'è, allora saremo premiati. E quindi per tutte le persone che fanno una scelta, che si prendono la responsabilità, che capiscono che un rapporto è anche presenza, perché a volte ci accontentiamo della persona evanescente per mantenere una nostra libertà, non sempre ce lo diciamo, non sempre siamo onesti, ma nei percorsi di consapevolezza esce anche quello, che quando ci prendiamo quello impegnato, quello che non si sa dov'è, che ogni tanto spunta a tutte le ore del giorno e della notte, ma non si sa quando, è perché sta bene anche a noi nella misura in cui possiamo fare quello che ci pare. Ecco, i prossimi 3 anni sta cosa... a meno che uno non voglia scientemente dire guarda io sto bene così in questo caos, però poi è vietato lamentarsi, altrimenti se uno sogna veramente l'amore, se lo sogniamo veramente, se vogliamo veramente una relazione di coppia con una persona presente, il prossimo anno, da maggio 2023 a maggio 2024, con Saturno, con Giove, Urano, sestilia a Saturno, ragazzi, sarà il momento giusto e le cose potrebbero succedersi ad una velocità della luce per cui veramente potrebbe accadere, cioè nel giro di un anno vi ritrovate veramente accasati, maritati, sposate, che non avete idea. Quindi arriva l'amore, c'è un momento molto bello, il momento clou del 2023, probabilmente dal 29 luglio al 5 ottobre, lì c'è un Mercurio in Vergine, trigona Giove, ragazzi, trigona Giove, sarà anche congiunto a Marte. Allora, Marte entra l'11 luglio, esce il 27 agosto, quindi Marte sul vostro Sole ascendente che vi fa trigona Giove, quindi se è arrivato un amore, se è arrivato un lavoro, se è arrivato un figlio, se è arrivata una convivenza, si concretizzerà molto probabilmente in quel momento. Quindi è un momento molto bello, quello è il momento proprio più forte dell'anno. Se dovete prendere delle decisioni, quello è un gran momento. Marte sarà raggiunta, vi volevo dire, da Mercurio, perché ci sono quest'anno, a voi devo dirlo, ben 4 retrogradazioni di Mercurio.
tutte in segno di terra se non erro. 2 sono Mercurio in Capricorno, primi 18 giorni e ultimi 15 dell'anno, e abbiamo già detto, il pippone è stato già fatto a inizio video. Poi c'è, adesso quando avete Marte in Vergine, c'è Mercurio in Vergine, c'è una sosta molto lunga, e quello vi fa capire il vostro governatore nel vostro segno, dal 29 luglio al 5 ottobre. Mercurio in Vergine, trigono a Plutone e trigono a Giove e a Urano, lì c'è lo switch. Tutto quello che è arrivato nei primi 6-7 mesi del 2023, là sboccia, fiorisce e vi fa cambiare vita. Quello è un momento per chi è pronto, potenzialmente altissimo, ma c'è la retrogradazione di Mercurio, cioè c'è un momento di non tempo nel quale vi dovete fermare un attimino a riflettere, a ponderare tutto quello che è successo prima, che inizia il 24 agosto e finisce il 15 settembre. Dal 24 agosto al 15 settembre è vietato pubblicare libri, fare pubblicazioni. Certo, se vi mettono la laurea andatela a fare, ci mancherebbe altro, non si può rimandare di una sessione, non aprite attività, se possibile in quei 15 giorni, che poi sono 19, non aprite la partita IVA, non debuttate, ma quando Mercurio è retrogrado, l'energia vuole che noi riflettiamo, sistemiamo, riorganizziamo, concludiamo le cose del passato. Quello è un momento in cui l'universo ci dà l'opportunità, anche se si tratta di un moto apparente, ci dà l'opportunità di sistemare cose che a volte inevitabilmente spuntano da sole, proprio per aiutarci, e poi poter andare per alleggerirci nella zavorra, nei pensieri, nei chiarimenti, nelle comunicazioni e ricontinuare. E quello è un buon momento dal 24 agosto al 15 settembre, perché saranno successe molte cose e voi dovrete un attimino fermarvi a rielaborarle, a decidere, no? Perché ne saranno successe veramente tante, a decidere come andare e dove andare, anche perché quando sarà arrivato Marte in Vergine dall'11 luglio, lì l'energia, gli incontri, le persone incontrate, potreste avere più di una decisione da prendere, più di una direzione da prendere. Quindi abbiamo detto, finora abbiamo enunciato 3 moti di Mercurio retrogradi in Capricorno, inizio e fine anno, e agosto e settembre, quello in Vergine ce n'è un altro. In Toro dal 21 aprile 2023, in Toro sul nodo nord fino al 15 maggio. Anche lì, quello sarà un momento di grande consapevolezza, perché sarà un Mercurio retrogrado su nodo nord e su Urano. Potrebbero tornare faccende legate al periodo luglio-agosto 2022, alla luna piena con eclissi dell'8 novembre, non necessariamente collegate a quelle, perché uno dice oddio no, ancora quella storia, conseguenti a quelle, come se l'energia in un domino aprisse altre finestre, no? Quindi tutto parte da lì, però poi si snocciola in altre direzioni. Quindi 21 aprile, 15 maggio, l'ideale sarebbe non esordire, non partire, il viaggio sì, vado a Londra 3 giorni, vado a Ibiza una settimana, quello sì, ma decidere in quei giorni, dal 21 aprile al 15 maggio, prendere delle grandi decisioni, quello meglio di no. Aspettate o prima o aspettate dopo, ma semplicemente perché non avete in quel momento una visione parziale, ok?
ok? Quindi voi siete figli di Mercurio, queste cose dovete tenerle a mente un po' più di altri. Tornando a noi, quindi abbiamo detto che c'è un momento di switch molto interessante e molto importante che si apre con l'ingresso di Marte e Mercurio in Vergine dall'11 luglio con Marte, viene raggiunta poi da Mercurio che ne uscirà il 5 ottobre, quindi a quel tempo avrete probabilmente preso una grande direzione. Marte, luna nuova in ottobre in Bilancia con un'eclissi solare mi fanno pensare a spese, investimenti, progetti di coppia molto, molto interessanti, ma l'abbiamo detto, c'è Giove in Toro insomma è troppo venusiano per non portare queste grandi novità. E poi ragazzi, l'anno finisce con un Marte in Sagittario che poi dal 24 novembre al 31 dicembre, il 20 dicembre c'è una luna nuova in Sagittario, nel frattempo c'è Mercurio, probabilmente lì si parlerà proprio di convivenza, di novità. Qui ci sono trasferimenti, o voi andate a casa di qualcuno viene a casa vostra, o qualcuno della famiglia va a vivere da un'altra parte, perché volendo, come abbiamo detto all'inizio, anche i figli vengono interessati da queste cose. Quindi se siete delle vergini che vogliono avere dei figli, otti e cercate questa cosa, potreste avere delle gran belle novità. Se invece avete dei figli che cercano lavoro, che si sono lasciati e devono sistemare delle cose importanti della loro vita, beh, io sono molto propensa nel dirvi che l'anno si conclude insomma con tutti che saranno sistemati e felici. Quindi è un anno in cui ai genitori vergine ascendente vergine, quel Saturno in vergine, oltre a quelle responsabilità, più che quelle responsabilità e quelle affidabilità nei rapporti interpersonali, quel Saturno mi fa pensare anche a dei mutui, insomma, per aiutare i figli o comunque a degli impegni, per aiutare la prole o il coniuge. Insomma, Saturno chiede impegno. Abbastanza, insomma, ma noi siamo pronti tutti e quindi ce la faremo. Poi c'è Giove, ragazzi, un anno di Giove in Toro. Tra l'altro volevo dirvi che si chiude con Giove in Toro un ciclo iniziato nel 2012, ma anche nel 2000, nell'88, forse nel 76. Comunque trovate la tabella di Giove in Toro perché l'ho pubblicata, ma adesso la ripubblico su Instagram, su Facebook, ma anche nei post di YouTube, perché l'anno con Giove in Toro, insomma, per i segni di terra è sempre molto interessante e molto generoso, quindi protegge tanto. Allora siamo arrivati alla fine del video, io spero di essere riuscita a toccare tutti i punti più salienti, perché poi la Vergine si organizza, fa il punto della situazione, si fa un calendario ideale. Io vi faccio un grande in bocca al lupo, non temete Saturno, ma gestitelo, perché insomma gli astri inclinano, ma l'uomo determina. Vi mando un grande bacio, vi auguro un 2023 e ci vediamo al prossimo video. Buon anno a tutti!